questo punto dobbiamo cominciare ad aprire le, le bucature. Se ci mettiamo in vista di pianta con measure distance possiamo misurare l'altezza del varco della porta garage, che è 2,5 metri. Quindi con CTRL R faccio un taglio che posiziono, diciamo, ad un'altezza generica, mi metto frontalmente e mi metto in modalità semi trasparente. Seleziono tutti questi vertici. Nelle proprietà porto a 2,5 tutti questi punti. Mi sono messo in modalità semi-trasparente perché in questo modo, facendo una finestra, seleziono anche i punti che sono dietro. Mi sposto dal lato dove ci sono le aperture e con la selezione per facce seleziono le due facce che devono creare l'apertura, tasto destro bridge face, e il bridge apre, diciamo, un varco all'interno del modello. Con X posso cancellare questa faccia, ancora X, e cancello quest'altra faccia. Allo stesso modo vado qui a posizionare quelle che sono le porte, quindi ancora CTRL R, creo un taglio così ad una posizione casuale. Mi posiziono in vista frontale, mi metto in modalità semi trasparente e tutti questi li porto all'altezza, diciamo, della porta, quindi 2,10 metri ad esempio. Clicco su invio. Ora mi sposto lateralmente, mi rimetto in modalità selezione delle facce, seleziono le due facce, ancora tasto destro bridge, e vado a fare lo stesso da quest'altra parte, quindi prima faccia, seconda faccia, tasto destro bridge, poi seleziono questa X, cancello la faccia, mi rigiro da quest'altra parte, seleziono questa X faccia, mi rimetto in modalità piena e quindi così ho realizzato quello che è il piano terra, diciamo, al netto delle bucature. A questo punto vado nell'outliner qui di lato e rinomino, quindi anche posso fare doppio clic qui sopra, e questo qua lo chiamo Movie piano -1. Esco
dall'editazione di questo elemento. Ora per creare il pavimento andrò a creare un altro solido, in quanto conviene dividere per parti tutti gli elementi dell'abitazione. Volendo posso anche spegnere questo muro, che in questo caso mi darebbe fastidio. Siccome il 3D cursor è posto qui in questo punto, ogni volta che io vado a creare un nuovo elemento, io ora vorrei creare un plane o un punto per creare il mio oggetto, l'oggetto viene sempre posizionato qui e io ogni volta lo devo spostare da quest'altro lato. Se io volessi che il 3D cursor si posizioni in questo punto qua, io seleziono questo punto, Shift S, e qui clicco su cursor to selected, cioè sposta il cursore 3D dove c'è il punto selezionato. Questa cosa mi permetterà che adesso che vado ad aggiungere un altro elemento, questo elemento si posizionerà esattamente dove si trova il 3D cursor, quindi vado ad aggiungere un nuovo segmento, un nuovo punto. Con il punto selezionato, riattivando di nuovo lo snap ai vertici, clicco sul tasto e mi vado a creare una estrusione sui vertici che va a creare praticamente una linea. Infatti è uno dei modi più semplici, quello di creare una linea attraverso un punto estruso. Quindi anche se ora noi non la vediamo, c'è una linea che segue tutto il contorno ehm, diciamo del piano garage. Cliccando su A seleziono tutto, cliccando su F vado a creare una faccia che riempie tutto questo elemento. E così è creato facilmente il pavimento. Quindi vado qui su vertici e qua lo chiamo pavimento. Posso mettere anche il piano avanti, quindi -1 pavimento, e magari rinomino anche questo -1 muri. Ovviamente se io avessi voluto, cosa che potrei fare anche dopo, dare dei pavimenti, dei materiali diversi ai vari pavimenti, dovevo comunque creare dei tagli all'interno del pavimento per poter assegnare poi ad ogni mesh del pavimento un materiale diverso. Una volta che dobbiamo creare il piano superiore, conviene crearlo qui a fianco e poi dopo andarlo a sovrapporre qui sopra. Quindi, per come avevo fatto nel caso precedente, ritorno qui, seleziono questo vertice, Shift S, Cursor to Selected, in modo tale che esco fuori, Shift A, vado ad attivare un plane che si va a posizionare esattamente in questo punto. Con G sposto questi vertici
e li porto qui in corrispondenza del primo spigolo. Seleziono tutto e vado a dare l'altezza. Prima di dare l'altezza mi riporto di nuovo in pianta, vado qui e sempre con il measure distance mi vado a misurare questa altezza, quindi da calpestio a calpestio, e 3 metri e 10. Quindi mi sposto da quest'altra parte, seleziono tutto con A e 3.1 e premo invio. Quindi adesso parto a creare i muri del piano primo.